Ciao a tutti! Siamo andati a vedere per voi il Palazzo Ducale, o meglio, si chiamerebbe Palazzo del Giardino, ma noi a Parma lo chiamiamo Palazzo Ducale, un po' perché il vero Palazzo Ducale è andato distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e un po' perché si trova all'interno del Parco Ducale, che è a tutti gli effetti un giardino. A Parma si dice che sei stato dentro al Palazzo del Giardino, ti chiedono cosa hai fatto per essere finito lì. In effetti sì, è perché all'interno del palazzo c'è la sede del comando dei carabinieri. Sono stati i capelli. Con quel colore lì sei di sicuro una delinquente. Io? Guardati te con quella barba lì e poi mi hai detto che i miei capelli ti piacevano. Tu mi hai mentito? Ci troviamo all'interno del Parco Ducale di Parma. Ci stiamo dirigendo al Palazzo del Giardino, che è stato costruito da Ottavio Farnese. Ah, intendi il cattivo della storia politically correct? In che senso, scusa? Sai amore, hai presente quel tipo di narrazione, quella che va di moda adesso, dove forzano la storia creando dei pastrocchi? Beh sì, ce le ho presenti. Ce ne sono davvero molte ultimamente. Ecco, avrebbero avuto questa storia bella che pronta e invece niente. Ma ti riferisci per caso allo sfortunato matrimonio dell'Ottavio con la Margherita d'Austria? Assolutamente sì. Lei era la figlia bastarda dell'imperatore Carlo V. Nata nel 1522... Vedi? Già l'incipit è degno della migliore serie TV di quelle che fanno audience. E poi, in prime nozze, la Margherita era andata in sposa all'Alessandro de' Medici. In effetti, pure sulla nascita dell'Alessandro si sa pochino. Lorenzo II lo aveva legittimato, ma c'è chi pensa che fosse in realtà il figlio del cardinale Giulio de' Medici, e altri ancora sostengono che sua madre fosse una schiava di colore. Fosse come fosse, l'Alessandro lo chiamavano il Moro, segno che proprio palliduccio non era. Appunto! Senza nemmeno faticare troppo abbiamo già la nostra coppia di sposini che Bridgerton spostati. Esatto, ma poi l'Alessandro era morto subito e aveva lasciato la Margherita vedova quando lei aveva solo 16 anni. E lei, strenua seguace delle trame politically correct, si guardò bene intorno alla corte fiorentina e si accorse che era pieno di dame di suo gusto, tanto che col cavolo che si voleva risposare. Che lo volesse o no, sia suo padre che Papa Paolo III Farnese la vollero fidanzare con l'Ottavio, che poi era il nipote del Papa. A lei l'idea non garbò e infatti quando la costrinsero a presentarsi a Roma per il matrimonio solenne nella Cappella Sistina, che aveva ancora il giudizio universale con le impalcature e il Michelangelo sopra, si presentò tutta vestita a lutto. Ma il neosposo come la prese? Te l'ho detto che l'Ottavio è il villain di questa storia. Ma più che un cattivo vero e proprio, è una specie di Draco Malfoy spocchioso e antipatico. Lui aveva 14 anni e non la voleva sposare, una che a suo dire non solo era vecchia, ma sembrava pure un uomo, sia per aspetto che per intelletto. Un vero galantuomo proprio, eh? Già. E infatti di consumarlo questo matrimonio i due non ne avevano la minima intenzione. I genitori di entrambi ci misero anni di lettere e solleciti per convincerli. Alla fine però, 7 anni dopo, riuscirono a mettersi d'accordo ed ebbero il sospirato erede. A quel punto erano quasi diventati amici, ma solo quasi. Forse per alleviare un pochino la noia di lei, che ancora si sognava le dame fiorentine, l'Ottavio fece costruire il Palazzo del Giardino. Mi sa di no, sai? Lei a quel punto se n'era andata per i fatti suoi, un po' qui, un po' là, e il palazzo, secondo me, Ottavio lo fece costruire per sfuggire al caldo della città. In effetti, anche se non ci sono prove certe, corre voce che lo avesse commissionato al Vignola.
Correva quella voce lì perché sai come vanno queste cose. Il Vignola aveva già lavorato al Palazzo Farnese a Caprarola e così... Ho chiesto a mio cugino che mi ha dato il numero di un architetto incredibile. Il palazzo comunque venne su bene. Ci misero un enorme canale con giochi d'acqua che entrava all'interno, dove si trovava una specie di loggiato costruito per sembrare una grotta. Una roba che al tempo tutti pensarono fosse una vera meraviglia. Io però qui mica lo vedo questo loggiato. Certo che non lo vedi, perché è ovvio che fosse un progetto a scadenza. A Parma c'è così umido che già così al piano terra ti crescono le muffe sotto le ascelle anche solo se respiri. Pensa se ti entra un canale in casa. Lo fecero eliminare nel giro di un secolo e poi nel Settecento tutto il palazzo fu rinnovato. E come se non bastasse, pure durante la Seconda Guerra Mondiale, questo palazzo non se la passò bene, perché una bomba distrusse una delle ali. E dopo la guerra, con mezza città da ricostruire, il palazzo un po' se lo dimenticarono. Per fortuna, nel 1953 fu assegnato al comando dei carabinieri che iniziarono i restauri. Così noi oggi possiamo vedere gli affreschi del primo piano, che sono ancora quelli di quando serviva come palazzo di svago estivo per la corte. Infatti, sono tutti a tema un po' porno. Come sei poco romantica. La prima sala è quella del bacio. Dove lo vedi il porno? Amore, a parte che quei due lì che si baciano a bocca aperta pare che stiano facendo un'indigestione di lingua, ma poi vuoi mettere la Venere sul soffitto? Cos'ha di strano? Sta guardando Cupido? Sì, e il satiro alle sue spalle me lo spieghi cosa sta facendo? Oh, beh, dopo tutto sul muro c'è scritto ognuno ha il suo piacere, quindi... E la sala dopo, quella dell'Orlando Furioso? Tu cosa diresti che stanno facendo quei due lì? Ci sono dei guerrieri che lottano, perché? Ah sì? E io che pensavo gli mancasse solo un po' di latex, un collarino e un paio di sex toys? E non farmi parlare della sala degli amori di Giove. E dai, Giove si sa che era un porco, lì non c'è niente di nuovo. Di nuovo no, ma siamo partiti da una storia politically correct e siamo finiti in mezzo a roba che non la trovi nemmeno su YouPorn. Ci stanno gli stucchi d'angolo che raffigurano Leda e il cigno, Europa e il toro, Semele e i fulmini e Dana e la pioggia d'oro e, ok, l'ultima in effetti la trovate su YouPorn. E poi, non vorrei rincarare la dose, ma ci sarebbe pure il Salone degli Uccelli. E come se nelle altre non ce ne fossero. Ma dai, non essere maliziosa, si chiama così perché la volta settecentesca è ricoperta di 204 ottagoni, ognuno raffigurante un volatile diverso. Beh, però a ben vedere, almeno la sala di Erminia si salva. Qui c'è solo la storia d'amore non corrisposto tra l'eroina e Tancredi. E pensa che quella sala fu fatta affrescare proprio per festeggiare un matrimonio. Sì, però secondo me tra pittore e committente c'era stata una discussione in merito. Senti, come hai detto che si chiama la sposa? Margherita, perché? Margherita? Come quella d'Austria che all'Ottavio non gliela dava? Proprio come lei, ed è pure una de' Medici. E come l'altra viene da Firenze. E allora sai cosa facciamo? Per scaramanzia ci mettiamo un bel ciclo pittorico con un amore non corrisposto. Viste le premesse, forse è meglio. Allora, piaciuto il Palazzo Ducale? Come abbiamo già detto, è la sede del comando dei carabinieri, quindi non è liberamente accessibile. No, in effetti no. Noi per visitarlo abbiamo approfittato delle giornate del FAI e se anche voi siete interessati a visitare posti che non sempre sono accessibili perché magari privati o per altre ragioni, tenete d'occhio il sito del FAI perché ci sono sempre un sacco di iniziative interessanti. No, aspetta, dove andate? Prima dovete mettere bel mi piace al video se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, cliccare la campanella, guardare la pagina Facebook e il blog. Fatto tutto? Bene, grazie. Ciao!